questi hanno fatto un progetto in ANSI ventennale, su cui praticamente avremo a prendere le antecedenti nei 20 anni più. Claudio, sono romagnolo, sono originario di un paese che ha un nome bellissimo, Terra del Sole, che è provincia di Forlì. Dall'età dei 15 anni mi sono sentito ambientalista ed ecologista, probabilmente perché figlio di un cacciatore, e ho sempre praticato azioni in difesa dell'ambiente. Sono tuttora guardia ecologica a tutela dell'ambiente. Ho vissuto fortunatamente, perché sono abbastanza avanti con gli anni, ho compiuto 56 anni, ho vissuto favorevolmente l'esperienza politica della Prima Repubblica. Col crollo della Prima Repubblica la politica si è secondo me totalmente privata di significato e ho iniziato in quel periodo a cercare di approfondire e conoscere tecniche e pratiche di democrazia partecipativa. Le ho studiate, le ho praticate sia nell'attività di volontariato che nelle aziende nelle quali lavoravo. Poi siamo riusciti a costruire un metodo di lavoro sulla democrazia partecipativa che ha prodotto molte liste civiche dal 2007 ad oggi, e io sono andato a fare appunto formazione sulla adozione di metodi partecipativi. Mi occupo di ottimizzazione dei costi produttivi e distributivi per le aziende, quelle che non riescono a ottimizzare le risorse sono quelle che falliscono. Ciao a tutti, io sono Simone Chiesa, del Basso Piemonte, della Novi Ligure, sono un perito chimico, lavoro per una ditta farmaceutica e nel mio lavoro smaltiamo rifiuti tossici e non. E niente, con quel lavoro lì ho iniziato a avvicinarmi alla strategia, ho fatto diversi corsi su Torino, ho collaborato con diversi ragazzi su Torino e niente, abbiamo fatto una lista civica nel quel di Novi, abbiamo diverse problematiche con la riduzione dei rifiuti e un grosso quantità di soldi sprecati. Abbiamo sprecato 4 milioni in lupi di gestore anaerobico senza processo completo. E basta. Grazie. Sono Ennio, un cittadino qui di Capannori, locale, non c'è soltanto. Io sono un semplice cittadino, quindi ho recepito molte delle cose di Frutti Zero, però ho pensato ci vengo, oltre che sono un altro riunione, l'ho già conosciuto, nel senso ho sentito parlare, ecco, in questo senso. E voglio vedere effettivamente come funziona la cosa, non sapere, conoscere soltanto attraverso i giornali, qualche servizio televisivo lampo che dicono quasi niente, zero. Niente, non voglio andare per lunga perché capisco come funziona un workshop e quindi volevo soltanto congratulate to Mr. Connor for being here, because when I heard that you were going to China with Samuel Colini, I was really worried thinking about the situation of democracy in China. So they didn't take you as an hostage, thinking that you were a terrorist, you know? So you are back in Italy, so really great, so you can continue with your work. Ho ringraziato loro due perché in Cina hanno dimostrato di essere ancora democratici. Non sono ritornati e ce li hanno lasciati. Sono Luigi dell'Arena, sono di Inveruno, un paesino dell'Alto Milanese, faccio parte di Inveruno, vicino a Pugione, dove abito a est, faccio parte del comitato locale di Stagione del Paesaggio. Prevalentemente mi sto occupando del consumo di suolo, che è un altro dei grossi problemi che ci affligge purtroppo, ma ovviamente è un disdegno quando posso di occuparmi anche di rifiuti zero. Professionalmente io sono un perito agrario che si occupa di cibo nel senso stretto, nel senso che faccio il cuoco.
però nel tempo che mi resta cerco di dare il mio contributo alle battaglie che sono veramente tante in quella zona del paese, è veramente martoriata. Tra l'altro da poco hanno intenzione di fare una discarica di amianto lì vicino, tra l'altro una comunicazione guardabile, ma non su questo perché veramente è una questione. E in più stiamo cercando con Rifiuti Zero Est Ticino, di cui faccio parte, anche se marginalmente riesco a dare un contributo, per la chiusura dell'inceneritore Accan, che è un consorzio di 27 comuni. Stiamo cercando di fare, usando proprio quelle pratiche interlocutorie di cui vi parlavi, Rossano, per evitare di fare muro contro muro, ma di portarli a ragionare su concetti e su suggerimenti, su soluzioni. Quindi li abbiamo portati anche a destra, il Consorzio Contadina e la Sesa, sono venuti anche amministratori, insomma gli effetti ci sono. Adesso di questo se ne parla e forse speriamo di vincere. Grazie. Siamo alla Rz Capannori, assieme al mio compagno, siamo di Reggio Emilia. Ho sentito che voi siete tutti molto attivisti, noi ancora non siamo attivisti, ma pensiamo attivista, diciamo così. Abbiamo alcune idee che vorremmo portare avanti, sono ancora in fase abbastanza embrionale. Prendiamo questi momenti di teatro come dei momenti di formazione per adesso. Grazie. Io mi chiamo Luca, sono di Reggio Emilia e niente, scrivo tutto quello che mi ha detto la mia compagna, ma aggiungo solamente che sono ingegnere informatico, ho una laurea legata alla sostenibilità e al risparmio energetico dei software, poi ho fatto un master a Roma sulla sostenibilità del trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche e lavoro per una cooperativa sociale di inserimento lavorativo e stiamo cercando in questi momenti formativi di unire sì, l'aspetto ambientale e l'attivismo anche all'aspetto del disagio sociale per cercare di conciliare insomma entrambe le tematiche. Grazie. Ciao a tutti, mi chiamo Domenico e vengo da Rz Calabria e praticamente da almeno di un anno che assieme ad altri amici, stanchi della situazione in cui avevamo la città di Reggio Calabria, abbiamo creato Rifiuti Zero Reggio Calabria. La prima cosa che abbiamo fatto, siamo stati noi i primi a formarci per riuscire ad essere, come diceva Rossano, competenti e riuscire poi a diciamo, estendere a tutte le altre persone quali erano le situazioni che abbiamo riscontrato, perché veramente diceva prima la signora, la ragazza, la mentalità è la prima cosa che si deve cambiare e la convinzione che le cose non si possono fare o non si devono fare, perché infatti complimenti veramente a quello che avete indicato, perché veramente sembrava in questi 11 mesi tutte le cose che avete indicato, tutto quello che noi abbiamo trovato in 11 mesi confrontandoci con veramente le persone, effettivamente il piacere è proprio quello, perché poi quando c'è la passione e si crede in qualcosa siamo riusciti veramente poi ad inculcare e trasmettere qual era quello che noi avevamo visto, perché la prima cosa è veramente far ricredere le persone, avere fiducia che dobbiamo essere noi gli artefici del nostro lavoro. Poi magari più in là per lasciare spazio agli altri racconterò anche quello che abbiamo fatto con il compostaggio e tutto quello che abbiamo fatto sul territorio, che veramente non pensavamo io il primo in 10 mesi di arrivare a fare quello che abbiamo fatto. Grazie. Bruno Ghigi, ciao a tutti, vengo dalla provincia di Roma, a me della Rz Capannori, la cittadinanza onoraria sto con Rossano e con tutti gli altri del gruppo da anni e vicino a un paese dove abito, coordino l'osservatorio di Sicilia. Grazie. Buongiorno, io mi chiamo Omar, vengo da Livorno, faccio parte del comitato inceneritore di Livorno e poi insomma del coordinamento che racchiude tutti i vari comitati di salute e ambiente che si chiama Vertenza Livorno. Sono anche redattore del periodico indipendente Livornese senza soste. Insomma, la nostra, come comitato inceneritore siamo nati perché Livorno doveva essere la sede del mega inceneritore di tutta la costa della Toscana.
siamo riusciti a vincere quella prima battaglia semplicemente smascherando un piano interprovinciale di rifiuti che aveva ingigantito e diciamo fatto un piano sulla base scientifiche che non stavano in piedi, prevedendo milioni di tonnellate di rifiuti, quando invece si era di fronte con la crisi e per altri anche motivi di fronte a una diminuzione di rifiuti. Abbiamo vinto quella prima battaglia solamente diciamo, con la mediaticità e con la competenza di dire questi dati sono sbagliati. Poi ora con il piano regionale Livorno dovrebbe essere la sede invece del raddoppio dell'inceneritore esistente, però anche su quel piano lì diciamo che la sconfitta che c'è stata del PD in città lo scorso 8 giugno sta favorendo diciamo, la nostra battaglia, perché diciamo, quelli che erano più indirizzati verso il raddoppio, che fra l'altro era già anche autorizzato tutte le procedure di VIA già da anni, quindi insomma la situazione era molto buona. Diciamo che al momento siamo in questa fase di limbo con l'ingresso nel lato costa almeno di Livorno, con la partecipata che detiene questo inceneritore, che tuttavia al momento diciamo, è tutto congelato, quindi noi continuiamo in questa nostra battaglia e oltretutto, oltre a opporsi all'inceneritore, stiamo iniziando a fare un certo tipo di lavoro, specialmente per portare a Livorno un centro di riuso e riciclo e iniziare le varie pratiche, perché da noi è iniziato il porta a porta, però come ci ha insegnato tante volte Rossana che quando è venuto a Livorno e come ripetiamo sempre, il porta a porta da solo non serve a nulla, quindi ora noi è una delle tante cose da fare. Purtroppo a Livorno non abbiamo un centro di riuso e di riciclo, non abbiamo una piattaforma di differenziazione, non abbiamo niente che accompagni questa pratica, quindi noi ora anche in un rapporto spesso di dialogo costruttivo e di conflittualità con i 5 Stelle stiamo cercando di diciamo, diventare propositivi e portare all'ordine del giorno non solo l'opposizione all'inceneritore ma l'inserimento e gli investimenti in questo tipo di Grazie mille, magari dopo ascoltiamo anche. Prego. Grazie, io sono Daniele Sette Soldi della provincia di Firenze, sono agronomo, lavoro per un'azienda agricola e faccio parte dell'associazione Val di Siele che si occupa di tematiche specialmente nata all'epoca anche per l'inceneritore della Val di Siele. Comunque anche il settore agricolo ha molto da imparare, io sono qui per ascoltare, per capire come funziona, come si può far funzionare meglio anche questo settore. Grazie. Sì, io sono Angela Gambi, sono moglie sua, agronoma anch'io, agronoma forestale, faccio parte anche dell'associazione, attivista, mi impaurisce un po' perché essere attivisti, come ho sentito qui, vuol dire avere tanto tempo e chi ha un lavoro e chi ha una famiglia. Diciamo che mi sento il dovere di partecipare per capire. Dico che sono agronoma forestale per una cosa, poi spero di avere occasione di discutere di questo, perché io ero una scettica ero una che dicevo vabbè, allora questi rifiuti dove li mettiamo? Solito discorsino, si studia un po', si ascolta, ci si interessa e si capisce che ci sono alternative. Qui ho sentito delle frasi tipo che si assimila le centrali a biomassa agli inceneritori e un po' inorridisco. No, dipende, bravo, mentre per l'inceneritore non dipende niente, per quello che ho capito negli anni di studio, tra virgolette, per le centrali a biomassa dipende, quindi non a prescindere, spero di avere occasione di parlare di questo. Come anche mi piacerebbe tutte le varie tematiche dell'ambiente non sentirmi dire che sei ambientalista. Studio le cose e cerco di capire se ci sono alternative. Non discarica l'amianto, bene, allora l'amianto dove lo mettiamo? Cioè, queste problematiche a me interessano molto e mi piacerebbe riuscire col tempo, non credo oggi, ma insomma, riuscire a avere delle informazioni. Grazie mille. Prego, chi sta? Polcone, no, Fabio, sei tu? Vai. Allora, non ci si conosce. Ok, va bene, io sono Fabio Lucchesi, faccio parte di Ambiente Futuro storicamente, anzi praticamente sono stato uno di quelli che si è trovato in quel gap che portò alla nascita di Ambiente Futuro uscendo dai tempi. Noi ci opponevamo allora agli inceneritori, non volevamo andare col candidato
presidente della Torino, volevamo presentarci con 20 dipendenti contro i genitori, eravamo, prendo 2 minuti perché poi vale la pena, in 5 in coordinamento regionale, 4 volevamo presentarci indipendentemente come verdi e poi casomai trattare col presidente al secondo turno per escludere i genitori. Uno solo era a favore, che era quello a cui era stato promesso la carica di assessore, e disse in quella sede, non lo posso dimenticare: sì, peccato che il simbolo ce l'ho io e quindi voi non vi potete presentare. 4 contro 1, terribile in quel momento lì. Noi presentammo una lista alternativa con Ambiente Futuro, ci buttarono fuori dai verdi perché presente la lista alternativa, però, e questo è il senso più importante, ad oggi i verdi sono tutt'al più parte di una vicenda storica discutibile, quanto positiva e non. Ambiente Futuro è nel suo piccolo, è stato lo start-up di un grande movimento, quindi a volte ha ragione De Gregori quando dice la storia dà torto e dà ragione. Alla lunga bisogna avere, questa è una cosa importantissima, la resistenza, perché come diceva qualcuno più importante di me, prima ti ignorano, poi ti prendono in giro, poi ti attaccano e se ce la fai alla fine hai vinto, no? Quindi la resistenza è un elemento importantissimo. A me, chiudo con questo altro aneddoto, a Capannori più di 25 anni fa, l'allora assessore all'ambiente, poveraccio, ora è su in cielo, quando gli proposi la raccolta differenziata obbligatoria disse: è una roba da comunisti. Allora oggi a Capannori bisogna dire a Milesini che è democristiano di tradizione che hanno vinto comunisti. La storia a volte dà torto e dà ragione, però bisogna avere la forza, come dice sempre De Gregori, di essere complici del proprio destino, cioè se si sceglie di fare qualcosa di diverso, farlo con la necessaria forza e con la necessaria capacità di resistere, perché quando gli altri ti ignorano hanno dei buoni motivi per farlo, non è che il tuo messaggio non vale, lo fanno perché hanno dei buoni motivi che in genere si chiamano soldi. Grazie. Ci mancava l'applauso, mi preoccupavo che dall'altra parte applaudono sempre. Perché hanno impostato cose in maniera diversa. Franco Matrone, sono medico, vengo da Napoli, dalla provincia di Napoli, dalla margine sud della Terra dei Fuochi, area vesuviana. Non sono un ambientalista, mi interessa di ambiente perché ho avuto il problema in casa, sostanzialmente la battaglia di Terzigno, le discariche del Parco Nazionale del Vesuvio, quindi abbiamo preso contezza, come me tanti amici, di una realtà in un modo diverso, abbiamo cercato un modo diverso dialogando con le istituzioni, quindi molto istituzionale e non solamente conflittuali, proprio quando infuriamo la battaglia, di cercare un'alternativa e un modo per essere propositivi su questa cosa. È capitato proprio l'anno in cui, nel 2008, c'è stato l'incontro a Napoli di Gaia sostanzialmente, e la Carta di Napoli, che è poi quella che ha dato lo start-up, diciamo, l'avvio a Zero Waste, abbiamo capito che era quella la strada, l'abbiamo percorsa, la stiamo percorrendo insieme, diciamo, agli amici napoletani e campani legati al gruppo di Capannori, a Polconet, che un sacco di volte è venuto da noi. Abbiamo cercato nel nostro piccolo di dare un'imposizione propositiva, nel senso che con le istituzioni siamo riusciti a mettere in rete circa 27 comuni in Campania a rifiuti zero, uno dei, diciamo, delle battaglie più grosse sarà su Napoli città, con le sue criticità e con le sue difficoltà, e stiamo seguendo gli osservatori che molte di queste realtà locali stanno nascendo. E da ultimo, l'ultima esperienza insieme a Rossano, sono uno dei portavoci nazionali della LIP, della legge di iniziativa popolare rifiuti zero, per dare, diciamo, anche al paese intero questa possibilità e questa proposta, di cui Zero Waste Italia è sicuramente diciamo, il nucleo fondante, il nucleo più importante dal punto di vista della expertise che ha messo all'interno, e speriamo, insomma, che piano piano riusciamo almeno a declinare nel dibattito politico e poi nel dibattito nazionale questo discorso. Grazie. Collaboro con l'ambiente cultura, ho detto quasi tutti. Vanessa, presente. oltre che fa un No, più o meno. Buongiorno, sono
Alisa Sansone, faccio parte di Zero Viterbo. Io insieme ad un'altra persona che purtroppo non è potuta essere qui, Federica Ciripicchio, tentiamo di far sì che anche a Viterbo venga adottata una strategia di rifiuti zero con risultati un po' scarsi al momento, però stiamo tentando di creare una rete tra i comuni limitrofi della provincia di Viterbo per cercare di creare degli osservatori e quindi un monitoraggio completo della zona in modo da trainare, grazie ai comuni virtuosi che già ci sono per fortuna nella provincia, trainare i più pigri che al momento ovviamente rimangono nel loro stato di dormiveglia. Grazie. Paul, do you want to do the interview now? Yes, good. Allora, adesso verrà fatta un'intervista a Paul Collet come osservatore e dopo sospendiamo la prima parte, rimanete con noi perché andiamo a pranzo insieme, chi vuole venire mi telefoneranno quanti siamo, vi chiedo anche. Così abbiamo giusto il tempo di finire l'intervista. Ok, niente, faccio questa intervista a Paul riguardo appunto il suo punto di vista esterno ma concreto, perché da sempre Paul ha partecipato a ogni evento in Italia, ha supportato attivamente il movimento e soprattutto su che cosa intende lui per Empower. Quindi Paul, what do you think about Rifiuti Zero as an Italian experience of zero waste? Cosa ne pensi di Rifiuti Zero come esperienza italiana di zero waste? I think there are many unique aspects of Italy which makes it a very receptive country for zero waste. Yeah, I think there are several unique features about Italy which make it uniquely receptive to zero waste. Dice che insomma l'Italia è particolarmente recettiva per implementare una strategia di rifiuti zero. First of all, it's a country of 9,000 communities. Innanzitutto una nazione con 90.000 realtà. And the communities have their own history, they have their own culture, they have their own food, they have their own wine and oil, or olive oil. And so there's a huge amount of pride in these communities. Quindi c'è una grande varietà proprio di tradizioni, di culture, e ognuno ha il proprio prodotto, olio, vino, e quindi già questo rende una ricchezza, un orgoglio di portare avanti le proprie tradizioni. So, and from my experience, it's much more pronounced in Italy than any other country, and maybe it's the geography, maybe the history, but very conscious of communities, well-defined communities. Quindi per me è molto chiaro che, avendo queste identità di comunità, proprio per la loro varietà, è come se l'Italia avesse le caratteristiche ideali per portare avanti poi le proprie battaglie, perché c'è una volontà di mantenere l'identità di ogni comunità per le caratteristiche che quella comunità stessa ha. And I think the second feature was that Italy has not had a tradition of porta a porta collection. L'altro aspetto è che l'Italia comunque non ha una tradizione di porta a porta. And when that was introduced, it was very effective. It saved money, it created jobs, and it fitted in with this pride of community. E quindi adesso che diciamo, è stato introdotto questo elemento che sta prendendo piede sempre di più, perché comunque crea lavoro, crea benessere, economicità, è come se avesse avuto un esploit e avesse aderito meglio al sistema. And I think the third feature is in Italy tremendous boredom with national politics, frustration with national politics. Talk. Stupid talk, stupid politicians, Berlusconi. It was just Renzi, anche Renzi. very boring. So when people started to produce local actions, local empowerment,
It was different, it was exciting. Ci sono stati poi grandi ostacoli dalla politica, quindi grandi ostacoli messi proprio dai nostri politici, tante parole, niente fatti, e invece la volontà della comunità è la forza, perché comunque dal basso si creano poi dei movimenti e dei cambiamenti che impattano davvero sul territorio. And certainly, starting with the anti-incineration movement, it was empowering, it was democracy in action, and you get this fairly smooth transition from no incineratori to sì rifiuti zero, sì to sustainability. And that's where I think it got very exciting. It's the politics of no to the politics of yes, of sì. Quindi da delle battaglie concrete come possono essere quelle del no all'inceneritore è qualcosa di concreto che poi ti porta non solo a dire no, ma sì, dai un'alternativa, quindi no all'inceneritore sia una politica di zero. And when you get into the politics of yes, then you are also reaching out to the whole environmental movement, which wants something positive to do. We want to be able to do something positive. There's so much talking about what is wrong, global warming, ozone damage, forest depletion, pollution of the oceans, toxics, oh, talking again, oh, worrying. But this gives us something concrete to build upon. We can literally build the future with our little pieces, our zero waste Calabria, zero waste, Torino, zero waste. We build. I listen here to the audience. It's like a tapestry. It's a tapestry of different colors, different people. And we don't see enough of those tapestries. The tapestry we see is a television screen. We're watching other people, stupid people. I mean, boring people, the quiz shows, Berlusconi's television, it's boring. But we sit there watching them. But we are the players here. We are the players in this grassroots movement. And it's very exciting to be a player. Lui dice è bello sentire diciamo, le varie testimonianze di voi, no? Sembra di avere come un quadro che poi comunque diventa una visione unica. E è chiaro che una volta che si adotta una politica di proposta, quindi non solo un no ma un sì a, si inizia a coinvolgere anche altre realtà che lottano per un ambiente migliore. Quindi si crea una coesione in questo senso e questo fa in modo proprio che ci si attivi, ognuno di noi si attivi per, è inutile parlare di inquinamento dell'oceano, del buco dell'ozono, o stare a guardare i programmi TV che magari poi ti demoliscono, no? ti deprimono solamente il pensiero di dire va tutto male. Bisogna fare, quindi con un approccio positivo si può fare e sicuramente si ha la speranza di riuscire a. So you have these two different models. One model is television, and our job, we are not citizens, we are consumers. Our job is to buy and throw away, buy and throw away. But our role here is we are citizens, we are players. We can do much more with our lives and much more with our communities than just buy things. And it's exciting. Again, I come back to Antonio with his the mushrooms, the coffee grinds and the mushrooms. This is an example of an actor. Somebody now is involved in changing the world. And you don't have to have big things to change the world. You have little things to change the world. Little things. A mushroom is a wonderful symbol because a mushroom can push through concrete. E diciamo noi non siamo consumatori che comprano e buttano, noi siamo cittadini. Questo processo bottom up, quindi dal fondo verso l'alto, ci permette proprio di operare in maniera diversa. E anche Antonio insomma con la sua startup è un esempio concreto. Il fungo peraltro è un ottimo esempio perché diciamo sbuca a un certo punto, nel senso poi il kit e
avete poi il prodotto finale, quindi è proprio il simbolo della battaglia, anche se vogliamo. So the politics of concrete action, the empowerment, powerful. Ah, ok. La prossima domanda sarà qual è la sua definizione di empowerment. Paul, what's your definition of empowerment related to Refugee Empowerment, that you are a part of society, you are part of your present, you are part of history, you're not a nothing. The message from television is you are ordinary. You are ordinary. These people back here are super. They're super beautiful, they're super handsome, they're super basketball players, etc., etc., etc. But you are ordinary. You just have to watch. I think empowerment is, no, I'm not going to watch. I live. I'm part of this. I may be a small part, but I am a part of it. I'm an active player. I'm an active part of the world. And the world is in big trouble. And we are the little players that are decided to do something about this big planet is in trouble. Little things add up to big solutions, big vision. Now we're all part of a big vision. It's exciting, and that's empowering. It's empowering. Yeah. L'empowering è avere una visione più aperta, nel senso il messaggio che spesso i media ci mandano è che siamo una persone normali. In realtà non siamo normali, siamo persone attive. Empowering è questo, proprio non essere, avere un ruolo che vogliono trasmetterci, ma agire materialmente sul mondo. E questo è molto eccitante, è molto stimolante. So in your opinion, when a community could be considered empowering? Some example, like few action. I think there's many different things. When a community grows its own food, when the community has slow food and gets a lot of its food locally, when a community takes charge of its waste, and when a community has a reuse operation and is exchanging objects. I think we underestimate how much capital we have invested in all our homes, all the furniture, all the objects, all the books, all the television, everything. A huge amount of capital is locked up in all our homes. But if you start to share some of that, it's a huge resource. So I like to say recycling is high volume, low value. But reuse is low volume, high value. So you can finance your programs. You can provide the space for community development. You can create your community with a reuse operation. If in your reuse operation you have a workbench where you can go with your object that you want to repair. And if you go there to repair your object, you'll have all the tools that you need. And you'll also have a few people that can help you repair. And as they help you to repair, you get to know them and you have more friends. And so on. You can build upon this community reuse operation. And what was the question? Ok, no, lui dice giustamente una comunità che può essere considerata, che ha la caratteristica dell'empowering, è una comunità che coltiva il proprio terreno, che produce beni, che è sostenibile in generale, no? Anche rispetto ai 10 punti di cui avevamo parlato prima. Però il vero valore aggiunto è il riuso. Perché se noi riusiamo, immaginiamo quanti soldi abbiamo speso per arredare la nostra casa, e se noi riuscissimo a riutilizzare magari delle cose o a ripararle piuttosto che a buttarle, quello davvero farebbe la differenza. Primo per la cosa di per sé, secondo proprio per la conoscenza che facciamo magari di altre persone che ci aiutano a riparare quell'oggetto, a riutilizzarlo. Crea una comunità, crea proprio sapere comune.
questo è quel valore in più che evoca proprio una comunità. And it's a sense of this empowering, is a sense of ownership. This is our air. This is our soil. This is our water. We can't let it be owned by somebody else. We can't let multinationals take over our food. We can't let Monsanto, genetic engineering. We can't have chemical companies, pesticides, poisoning our soil. And we can't have chemical agriculture taking the nutrients from our soil. Our health, the health of our children depends upon the health of the soil. Because if you don't have healthy soil, you don't have healthy food, and if you don't have healthy food, you are vulnerable to disease. So again, how do you get healthy soil? Answer, composting. We've got to take our food when it's over and make sure it goes back into the soil. And this empowering means working with people. We have to work with our farmers. We need the restaurant workers working with the farmers. We're all in this together. We all have a share in that soil. We all have a share in making sure we have clean water. So we don't have to drink water out of plastic. We can drink it from the tap and so on. And we all have an interest in our children. Don't just leave it to the school teachers. We want our school teachers to be part of education for zero waste, for introducing composting into biology in school, to have a composting plant in the school, to have the kids learning how to compost, learning how to grow food, and yes, learning how to bottle food and store food through the winter. We're going to need those skills more often. It's all part of empowerment, all part of this is, we connect. I remember traveling in Pennsylvania. I went to a restaurant, and on the menu they had fish and chips. I love fish. So I said to the waitress, I said, what kind of fish is it? And she looked very puzzled, and she said, oh, she said, triangular. I just maybe suddenly this waitress is completely disconnected from fish. She doesn't know fish. She doesn't know cod or haddock or it is. Wait, it's triangular, and that's what we're doing to our kids. You know, it's not beef. It's circular. They're disconnected. We have to reconnect. Empowerment is reconnecting with each other and with everything that we need, with the water, with the air, with the soil. Allora, no, brevemente, lui dice la nostra area, il nostro terreno è nostro, non dobbiamo fare in modo che magari le multinazionali se ne appropriano. E non dobbiamo permettere che vengano inserite sostanze chimiche nel terreno per la coltivazione, perché poi va nel cibo, tutta questa sostanza va nel cibo, va da noi, va nei nostri bambini e quindi dobbiamo preservarli. Dobbiamo pretendere anche che gli insegnanti trasferiscano questo know-how ai bambini, facendo bere acqua dal rubinetto piuttosto che dalle bottiglie di plastica, perché comunque è una catena, bisogna riconnettersi. Quindi tutti dobbiamo essere consapevoli di quello che facciamo, ovviamente. Una comunità che promuove il compostaggio fa la cosa giusta, perché ovviamente evita che le sostanze chimiche vengano immesse nel terreno, perché il terreno può essere reso ricco attraverso il compostaggio. Quindi tu riutilizzi il cibo che hai buttato, lo ristabilizzi e lo rimetti nel sistema. E questo è un modo per riconnettersi. Lui Paul raccontava l'aneddoto appunto in un ristorante, fish and chips, buon inglese, e quando ho chiesto alla cameriera che tipo di pesce fosse, lei ha detto è un triangolo. Triangolare. Cioè lei ha detto, questa cameriera è ovviamente disconnessa, non so, e quindi bisogna riconnettersi, avere coscienza di quello che facciamo. Quello dei bastoncini è rettangolare. Abbiamo finito. Grazie a Vanessa, perché non la ringraziamo mai a sufficienza.
Allora, comunque, siamo nei tempi, perché addirittura mancano ancora 5 minuti, quindi magari li dedichiamo a come ci organizziamo più tardi. Oggi continueremo in questo giro di opinioni. Ovviamente di nuovo la raccomandazione è sintetizzare singoli messaggi, proprio un gioco, più che fare discorsi completi dei messaggi che uno vuole trasferire in bottiglia a tutti gli altri. E poi faremo anche sperimentalmente dei giochi motori, quindi vi sorprenderemo, magari vi imbarazzeremo pure, vi chiediamo, che lo farà diciamo più in dettaglio l'antropologa, e quindi da lì cominceremo a costruire delle prime risposte al superamento. No, per favore, esterni. Al superamento. Ha detto che facciamo un job access. Al superamento delle barriere di cui prima, magari prima di passare diciamo alla seconda, se lo riteniamo opportuno, se lo ritenete opportuno, di aggiungerne altre che lì non abbiamo segnalato. A che ore? Alle 2:30? Allora, riprendiamo tassativamente alle 3, qualcuno anche se possibile anche 5 minuti prima, perché magari qualsiasi... Qui no? Qui proviamo direttamente. Ora andiamo al che ci ha preparato questo prezzo di 15 euro, e io garantisco che siamo almeno in 40, vi disperdiamo. Io vado a raccogliere il ristorante Papà sulla Bresciatina, se però signora aspetta qui insieme, tanto uscite piedi, no, dobbiamo magari facciamo le macchine cariche. Io vado a raccogliere gli atti degli altri workshop. Noi abbiamo Mentre parlavo, mi scusa, ero laggiù, ma aveva telefonato il giornale La Repubblica, voleva essere informato sulla giornata di stamattina, quindi ve lo dico perché a volte si dice no, la stampa quando fai delle cose che poi nel tempo durano, è attento, anche se è la stampa di regime. Lo sa. Guarda, lì c'è sopra, la Pagliano. Io prendo così per faccio la foto, mi ha detto con la sua intervista e va bene,